L'Inter subisce in media quasi un gol a partita e nel club di Passione Inter in questi giorni si è aperto un dibattito molto interessante. La domanda è: Sommer è in calo? Ma soprattutto, Sommer è arrivato ai livelli dell'ultimo Andanovic? Per rispondere a questo interrogativo è necessario mettere i numeri sul tavolo. Lo faremo in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, perché abbiamo messo a confronto il Sommer di quest'anno con le precedenti 2 stagioni in nerazzurro e soprattutto con l'ultimo Andanovic, quello che fondamentalmente aveva chiuso il suo ciclo in nerazzurro. Se volete prendere parte anche voi a questi dibattiti, a dibattiti come questo, vi invito come sempre ad entrare a far parte del nostro club di Passione Inter, perché è nel club, che nascono tutte le nostre analisi, le discussioni, i confronti che poi portiamo qui sul nostro canale. Quindi insomma, vi aspettiamo nel club di Passione Inter e ovviamente iscrivetevi anche al canale per non perdervi tutti i prossimi approfondimenti. Prima di entrare nel dettaglio dei numeri, prima di andare all'analisi, ci sono un paio di premesse, un paio di specifiche fondamentali da fare. La prima è che il dato di Sommer di quest'anno è da considerarsi ancora molto parziale, perché comunque parliamo di un campione ridotto di partite e quindi i numeri sono anche fortemente condizionati da partite particolarmente negative, come quelle contro Juventus e Napoli, nelle quali l'Inter ha concesso di più rispetto al solito. E poi c'è anche da dire che sui gol subiti sappiamo bene che non incide mai solo il rendimento del portiere, ma l'intero reparto, anzi a me verrebbe da dire l'intera squadra. Quindi, sono dati che comunque non vanno mai presi come delle sentenze, soprattutto in questo momento, ma sicuramente ci aiutano ad avere una panoramica più chiara della situazione che riguarda Sommer. Useremo i dati relativi alle stagioni 2023-2024, 2024-2025 e questo inizio 2025-2026 per quanto riguarda Sommer e poi i dati relativi invece all'ultimo anno di Andanovic, il 2022-2023. Partirei condividendovi questa tabella, così da mostrarvi anche i dati oltre che insomma, raccontarveli. Il primo dato che leggiamo è quello relativo alle partite. Qui va fatta una piccola specifica, in realtà non è piccola, è una specifica importante, perché questo dato non indica ovviamente il numero effettivo di partite, perché vediamo anche un numero decimale, ma è un dato che indica il numero di partite equivalenti da 90 minuti effettivi giocate da un giocatore e è usato praticamente per rendere confrontabili le statistiche tra chi ha giocato più o meno minuti. In sintesi è praticamente la somma dei minuti giocati divisa per 90 e quindi mostra quante partite complete ha disputato il giocatore. E anche questo dato ci ricorda quello che dicevamo prima, anche dal numero lo vediamo, cioè che il campione di partite di Sommer quest'anno è ancora limitato e quindi ogni statistica va letta con cautela. Andiamo al secondo dato e qui entriamo un po' nel dettaglio, quello dei gol subiti per 90 minuti. Allora, innanzitutto questo dato indica quanti gol il portiere subisce mediamente ogni 90 minuti. Più è basso, più solida è la fase difensiva complessiva e quindi il rendimento del portiere. Nel caso di Sommer vediamo nella stagione 2023-2024, la prima stagione all'Inter, un dato straordinario, insomma, vediamo un numero molto basso che ci ricorda anche quello che è stato il rendimento, del primo Sommer. Nel 2024-2025 già un aumento importante e, in questa stagione vediamo un dato ben più alto, che ci indica praticamente che Sommer va a subire, un gol a partita ed è un dato di poco sotto all'ultimo Andanovic, con una media pari ad 1,31. Questo è sicuramente il primo segnale del calo, perché Sommer oggi subisce il doppio dei gol, in media rispetto a 2 anni fa e lo vediamo avvicinarsi anche a quelli che erano appunto i numeri di Andanovic. Andiamo al secondo dato, quello della percentuale di parate. Questo appunto misura la percentuale di tiri in porta, che vengono, neutralizzati dal portiere e questo dato ci aiuta per capire quella che è l'efficacia pura del portiere. Nel caso di Sommer anche qui vediamo che insomma il trend è chiaro, perché Sommer rispetto al primo anno, 2023-2024, para sempre meno. Siamo passati comunque da un portiere che, diciamo, salvava praticamente tutto, blindava la porta nerazzurra, ad uno che oggi è poco sopra
ai numeri di Handanovic nel suo ultimo anno. Vediamo un calo di oltre 10 punti percentuali in 2 stagioni. Significa quindi che, Sommer è meno reattivo, forse anche meno in fiducia e in 3 anni è un dato che è sceso, diciamo, in maniera importante, perché è passato dall'82,7% al 71,9%. È un dato che può, tra le tante cose, sicuramente significare 2 cose, ossia che Sommer innanzitutto non sta reagendo con la stessa, se vogliamo, brillantezza a quelli che sono i tiri un po' più semplici, magari i tiri da fuori, e quindi questo dimostra un calo di reattività, di fiducia o anche di posizionamento semplicemente. E poi che la squadra tendenzialmente difende peggio, quindi è un dato che sicuramente ci porta anche al rendimento di tutto il reparto. Andiamo poi alla percentuale di clean sheet, ossia, lo sapete bene, le partite chiuse senza subire gol. Anche qui è un indicatore della solidità, complessiva del reparto difensivo della squadra e del portiere. In questo caso Sommer è ancora nettamente migliore di Handanovic, lo vediamo, perché insomma il dato ci dice 44,4% quest'anno, con un Handanovic che nell'ultimo anno insomma aveva un 28,6%, quindi un dato ben più basso. Dicevo nettamente migliore di Handanovic, ma non ai livelli del Sommer del 2023-2024, che insomma era sopra con un 55,9 per cento. Comunque è un dato che ci dice che quando l'Inter difende bene, quando l'Inter resta compatto, lui comunque rimane affidabile. Andiamo adesso all'altro dato, questo va spiegato bene, perché capisco che leggere così potrebbe essere, non semplicissimo, ecco. Allora questa metrica, misura quanti gol un portiere evita o concede in più rispetto alle attese. Detta così sembra complicata e qui cioè proprio per questo mi affido al nostro Lorenzo, che secondo me l'aveva spiegata e l'ha spiegata in modo chiaro e semplice, come il dato che indica quanto il portiere ha evitato gol difficili o è stato fortunato. Se il dato è sopra lo 0, significa che o è stato particolarmente fortunato o è stato particolarmente bravo. Al contrario, se il dato è sotto lo 0 vuol dire che ha preso più gol che possono essere più o meno facili o è stato sfortunato. Quindi, se vediamo valori positivi abbiamo delle prestazioni sopra la media, se invece vediamo dei valori negativi vuol dire che il portiere subisce tiri che fondamentalmente avrebbe potuto semplicemente evitare o parare. Vediamo nel dettaglio quelli che sono i numeri, perché, Sommer, vedendo quelli che sono i numeri, è calato da portiere che possiamo, diciamo definire salvapartite, a portiere tra mille virgolette "neutro", ed oggi è sotto lo 0, ma soprattutto non è solo un discorso di essere sotto lo 0, che lo dicevamo, più il valore è negativo, più diciamo che appunto sarebbe potuto essere più attento, ecco, ma la cosa che va specificata è che Sommer in questo dato è peggiore all'ultimo Handanovic. Quindi qua addirittura Sommer è inferiore rispetto ad Handanovic. Anche qui parliamo comunque di un segnale di calo di fiducia, di brillantezza, con un Sommer che, decidete voi, o è stato molto sfortunato o semplicemente ha subito dei gol che avrebbe potuto parare, e mi vengono in mente gol magari da fuori, tiri da fuori o gol più prendibili, ecco, quindi meno attento da questo punto di vista, e questo ci dice tanto. Proseguiamo poi con l'altro dato relativo alla, precisione dei passaggi. Ovviamente stiamo parlando della pulizia nell'impostazione e la capacità di gestire il pallone. In questo caso, Handanovic resta superiore in questo dato, ma Sommer è comunque molto affidabile. La differenza è veramente minima e soprattutto oggi Sommer rispetto ad Handanovic di allora gioca anche più verticale, più lungo, ha aumentato significativamente anche i lanci lunghi, a cercare subito, la profondità per rispondere molto probabilmente a quelle che sono le richieste di Chivu. Quindi in questo dato peggiore di Sommer, ma siamo lì, insomma la percentuale è molto simile e parliamo comunque di un tipo di impostazione di gioco diversa rispetto a quella che era quella
di Handanovic. Quindi, andando a racchiudere un po' quelli che sono i dati che abbiamo visto oggi, possiamo dire già che Sommer è l'ultimo Handanovic, che Sommer è già l'ultimo Handanovic? Allora, i dati ci dicono questo: Sommer è sicuramente in calo nelle statistiche da portiere puro, se vogliamo, quindi parate, gol subiti e quant'altro. Sta mantenendo però una buona costanza nei dati di impostazione con, ecco, una tendenza alla, verticalizzazione. Ecco, lo dicevamo prima, alla ricerca della profondità. Al di là di tutti questi numeri che abbiamo appena visto, sappiamo bene quanto la figura del portiere non influenzi soltanto le proprie prestazioni, ma tutto il comportamento difensivo e l'equilibrio generale della squadra. Secondo me una cosa che va detta e va aggiunta a tutto questo discorso dei numeri è che c'è, rispetto al periodo Handanovic, una grande differenza di contesto rispetto alla stagione nella quale Handanovic ha poi fatto spazio ad Onana. Alle spalle di Sommer oggi c'è sicuramente un nome sul quale l'Inter ha investito a livello economico, sto parlando ovviamente di Josep Martinez, ma che allo stato attuale delle cose è un Martinez che comunque non sta esercitando pressione come faceva Onana con Handanovic, anzi è un portiere che tra l'altro sta affrontando anche un momento delicato, quindi rendendo secondo me anche più difficile, il suo impiego e soprattutto quella che può essere non voglio dire, forse stabilità mentale è sbagliato, però ecco il fattore psicologico che sappiamo che conta tanto sui giocatori. E a proposito di fattore psicologico e di mentalità, Chivu sta lavorando molto sulla testa di questa Inter, cercando di costruire una solidità mentale e probabilmente la fiducia che Sommer trasmette al reparto e la gestione mentale restano un valore aggiunto, che forse superano anche quelle che sono le statistiche e i numeri che abbiamo detto. A parer mio, continuo a dire che comunque non si possono ignorare i dati numerici, vanno considerati e vanno presi in considerazione e, bisogna dargli anche una certa rilevanza, perché per me comunque i numeri restano fondamentali e, tra l'altro, con la scadenza contrattuale di Sommer, con l'Inter che con diciamo un giocatore che tra l'altro abbiamo parlato spesso di età, ha un'età importante ormai, ecco. Diciamo che l'Inter secondo me si trova ad oggi inevitabilmente a dover pianificare il futuro nell'immediato, perché Sommer oggi resta il portiere dell'Inter, soprattutto l'ho detto prima nella situazione di Martinez, però è un portiere che è in scadenza di contratto, che il prossimo anno probabilmente non vedremo all'Inter, che sta dimostrando un calo fisiologico, ma non è una colpa, questo, contenuto non vuole essere, diciamo, un contenuto per alimentare, ecco, astio nei confronti di Sommer, tutt'altro, è solo un'analisi, per dire appunto che c'è un calo fisiologico che viene dimostrato dai numeri e quindi secondo me bisogna cominciare a fare delle considerazioni e delle valutazioni su quello che sarà il futuro tra i pali della nostra Inter. Voglio sapere che cosa ne pensate voi su tutto questo che abbiamo detto, come state vedendo Sommer e soprattutto se secondo voi Martinez veramente potremmo ricominciare a rivederlo, diciamo, nel breve periodo, all'Inter o se si andrà, diciamo, a dirigersi verso altri nomi. Lo chiedo a voi e vi aspetto nei commenti. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.